Ciao e benvenuto sul canale Mitologia e Leggende. Oggi parleremo di un'altra divinità maggiore, Ares o Marte, un dio brutale che si arrende all'amore. Nessuno parlava volentieri del padre di Ares, il terribile dio della guerra, e meno di tutti Zeus, al quale veniva attribuita la paternità. Persino Omero, cantore di una guerra durata 10 anni, non ha simpatia col nume che personifica la furia selvaggia e la strage, e lo fa rimproverare dal padre, che gli dichiara la propria antipatia, imputando il suo carattere rissoso all'augusta e gelosa genitrice. In altre parole, il dio degli dei dichiara al figlio di non avere nulla in comune con lui, semmai, aggiunge con una punta di malizia, tu somigli a tua madre. Nessuno, infatti, su nell'Olimpo voleva aver generato la violenza e la guerra. Ares non sembra figlio di Zeus, ma dell'uomo, e quanto più quest'uomo è primitivo e selvaggio, tanto più il nume è brutale e sanguinario. Col passare dei secoli, il dio della guerra diventa meno aggressivo e più responsabile, e quando col nome di Marte egli domina il Pantheon romano, la sua origine è cantata dai poeti in modo diverso. Giunone, dice infatti Ovidio, gelosa che Giove avesse generato Minerva da solo, facendola uscire dalla sua testa, decise di andare in Oriente a cercare il modo di partorire senza bisogno del marito. Un giorno, entrando nel tempio di Flora per riposarsi, confessò a quella dea la ragione del suo pellegrinaggio, e Flora allora le indicò un fiore che toccato avrebbe avuto la virtù di renderla incinta. Dal sangue e dalla strage del tempo di Esiodo si passa al fiore dell'epoca di Augusto. Il cammino evolutivo, come si può constatare, è lungo e significativo. Ma per gli antichi greci Ares è un dio possente e temibile, sempre impegnato in difesa e in offesa, sempre lontano dall'Olimpo, dove ritorna di quando in quando come un militare in licenza. Anche gli dei lo guardano con sospetto, per via della sua forsennata sete di sangue. Atena poi non lo può sopportare e lo vince ogni volta che il loro incontro si trasforma in uno scontro, perché Atena, ricordiamolo, è il pensiero armato, partorito dalla testa di Zeus, e contro il pensiero la forza bruta e vana. Nell'Iliade Ares aiuta tutti, greci o troiani, si aggira per il campo di battaglia intervenendo in ogni mischia, che vincano gli uni o gli altri, poco gliene importa, ciò che conta è il cozzo delle armi, il sibilo delle frecce, il polverone sollevato dai carri, il fragore delle spade sugli elmi e le corazze, l'odore acre del sangue. Deimos, il terrore, e Phobos, lo spavento, sono i figli che lo accompagnano sempre. Per alcuni storici, forse più attendibili, non sono figli, ma i cavalli del suo cocchio. Eris, la contesa, è sua sorella, Enio, sua ancella, è la devastazione, Keres, al suo seguito, è la morte violenta. Il quadro è terrificante e certamente il culto dei mortali per questa divinità doveva essere un misto di rancore e di terrore. Un dio non amato dunque, e perciò non un dio, ma un aspetto deteriore e deprecato dell'animo umano. Ares incominciò a cambiare in meglio i suoi connotati e la sua stessa natura quando vide per la prima volta Afrodite. Si innamorò di lei e Zeus si ingelosì, ma lei col passare del tempo imparò a conoscerlo e a domarlo. L'amore a poco vince e sconfigge l'odio e la violenza. Ares finalmente si arrende tra le braccia della più bella tra tutte le dee, e dal loro connubio nasce chi o che cosa? Armonia, la dea di tutto ciò che è buono e bello, Kalos Kai Agathos.
Nell'età classica Ares è ormai una specie di principe azzurro che fa innamorare le dee e le ninfe, il più atletico e il più forte dei numi, invidiato e temuto. Perciò Apollo, il sole, geloso di Ares, denunciò a Efesto il tradimento di Afrodite. Efesto, nell'impossibilità di sfidare in combattimento il dio della guerra, dall'elmo d'oro e dall'armatura di bronzo, preferì tendergli un agguato. Preparò attorno al letto una rete di invisibili e solidissimi fili d'argento. Poi, fingendo di andare alla fucina, permise ai due amanti di coricarsi nel talamo. Quindi tornò indietro, tirò certi fili nascosti e la rete cadde, imprigionando i due adulteri. Allora Efesto chiamò tutti gli dei ad ammirare la sua cattura. Fra lazzi e risate, la scena, non certo divina, ma da commedia popolare, si concluse con l'ingloriosa fuga di Ares e con un indennizzo, ancor meno glorioso, chiesto a Zeus dal marito tradito. Ma ormai Ares era convertito all'amore e da quel tempo amò con lo slancio e l'ardore del guerriero. Sempre da Afrodite ebbe Eros e Anteros. Dalla ninfa Arpina ebbe Eunomao, re di Pisa nell'Elide, e dalla ninfa Agraulos ebbe la bellissima Alcippe, che fu poi violentata dall'Irottio, figlio di Poseidone. A questa notizia Ares uccise il giovane e fu messo sotto processo. I 12 numi della giustizia divina si riunirono in un tribunale sopra un colle, ad ovest dell'Acropoli, che dopo quell'avvenimento si chiamò Aeropago, Areis Pagos, ossia il tribunale, dove si giudicarono in seguito tutti i criminali. Ares fu assolto perché aveva vendicato l'onore della figlia e punito l'autore dell'affronto. A questo punto la storia greca lo perde di vista, ma noi lo ritroviamo con un lungo salto all'indietro, all'origine stessa di Roma. Marte, infatti, violò una sacra vestale di nome Rea Silvia, la quale partorì Romolo e Remo. Anche per questo i romani gli tributarono un culto particolare, perché era il capostipite, il pater dell'impero, e poi perché la guerra l'avevano nel sangue. Lo chiamavano Gradivo in tempo di pace, Quirino durante la guerra, perciò si chiamò quasi sempre Quirino. Il suo tempio era sempre aperto e il suo culto ininterrotto. Alma Venere, canta il grande Lucrezio all'inizio del suo immortale poema. Tu che sei la voluttà degli uomini e degli dei, fa che il fragore delle armi riposi assopito. Tu sola puoi rasserenare i cuori mortali, da quando il bellicoso Marte, sempre più spesso, reclina la testa sul tuo grembo, vinto da ferita insanabile d'amore. Ecco, anche il bellicoso popolo di Roma è ormai stanco di guerre e di sangue. Marte, nella commossa rievocazione del poeta, depone le armi e finalmente si arrende. Marte, o Ares, è quindi la furia domata, un dio troppo bellicoso forse per i greci, ma adatto a rappresentare un impero, quello romano, costantemente in guerra, specialmente agli inizi. I versi di Lucrezio sono meravigliosi e Ares, il dio rinnegato da suo padre, umiliato dai suoi pari, trova conforto tra le braccia dell'amore. Anche questa storia finisce qui. Troveremo di nuovo Ares in numerose altre storie della mitologia greca. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo e iscrivetevi al canale. Io come al solito vi ringrazio per essere stati con me e vi do appuntamento alla prossima storia.